Ehi tu, iscriviti al canale e non dimenticare di lasciarci un commento. Ciao! Il tempo è un fiume che scorre inesorabile, invisibile, implacabile. Eppure ora, per i nostri 4 eroi, il tempo non è mai stato così tangibile. Ogni passo, ogni decisione, ogni scelta ha avuto un peso. Ma ora non c'è più spazio per l'indecisione. Non c'è più conforto nel riposarsi per avvicinarsi di più alla realtà. Perché più ci avviciniamo alla realtà, più questa svanisce. Impugnate il vostro destino, non voltatevi e venite con me sulle ali dei draghi. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Tutto intorno a voi è un ammasso di grigiume. Nulla ha un colore, nulla ha un suono. Nello sfondo un dio antico, un enorme serpe. Non riuscite a vedere né l'inizio né la fine di questa creatura. È tutto completamente spoglio, desolato. Dagnil, tu non senti alcuna connessione naturale con questo mondo. Sembra che tutto sia morto. Ma questo forse è l'ultimo dei problemi che avete di fronte a voi in questo momento. I tre vi guardano scrutandovi un attimo, soprattutto quello che voi avete già conosciuto come Chrisan, che vi ha salvato già la vita una volta. E lo vedete parecchio agitato rispetto agli altri due. Io ti ho visto. Ti ho visto. Ti sei sacrificato. E sei No. Sei qualche tipo di magia fuori dalla mia mente. Doug? Ma sei lui qua! Dagnini in questo momento sta avendo letteralmente una crisi assurda perché vede la figura di suo padre davanti e aveva fino ad ora creduto che fosse morto. No. Forse... Doug, guardami. Io mi piazzo davanti a te, ti prendo i polsi. Doug, calmati. Respira con me. Ok, guarda bene, c'è un altro Archibald. Quindi se 2 più 2 fa 4. 4 è un numero di merda. 4 è un numero di merda, sono un sacco d'accordo con te. Mi allungo da dietro, guardo Tasha. Anche 5 non è proprio bello come numero. Mordenkainen si mette proprio tra i due gruppi. Sentite scricchiolare la terra sotto i suoi piedi. Ok, vi spiegherò tutto. Penso che lo abbiate capito, in sommi capi, qual è la situazione in cui ci troviamo. Quelli che avete di fronte a voi sono gli ultimi superstiti di questa linea temporale. Corruccio le sopracciglia. Gli ultimi superstiti sono solo loro 3. E me. Quindi io qui... Sì, tu come Jasper siete morti. Doug è un po' più particolare come situazione, ma preferirei che ne parlassimo in un altro modo. Ok, Va bene. so che non abbiamo molto tempo, ma avresti potuto preparare meglio questo incontro. Date un attimo al mio amico per riprendere fiato, per favore. Assolutamente. Il problema sono 2 principalmente. Sì, non ho potuto programmare nulla perché
Loro non sapevano quando sarei tornato. Io ho viaggiato per tantissimi multiversi, per tantissime linee temporali prima di trovare la vostra. E soprattutto più tempo passate qua dentro, più voi diventate un paradosso, più voi vi unite a questa linea temporale. Quindi non dobbiamo perdere troppo tempo. Capisco quello che sta succedendo, mi dispiace per Doug, ma è il momento in cui dobbiamo chiarire la situazione e nella quale dobbiamo capire cosa fare. Prendetevi il vostro tempo, abbiamo ancora delle ore a disposizione, ma non giorni. Ok. Io lancio solo un'occhiata un po' brutta all'altro Archibald. Lui lo vedi che tipo guarda verso terra quando lo guardi. Mi avvicino a Doug e gli metto una mano sulla spalla e mi avvicino al tuo orecchio perché non voglio che loro ci sentano. Ce la fai? Se non ce la fai, non importa quello che è successo qui. Ce ne andiamo. No, riesco a resistere. Noi siamo qui tanto, ok? Sì. Ok. Lancio uno sguardo a Opal e a Archibald. Bene, allora cominciamo a chiarire un po' la situazione. Se siete d'accordo, direi di fare un riassunto di quello che è la vostra linea temporale, in modo da mostrarci cosa avete fatto, dove siamo arrivati e di conseguenza dirvi poi quello che abbiamo vissuto e che vivrete probabilmente voi. Allora io mi avvicino a Mordenkainen, guardo l'orologio, tiro su le maniche. Ok, immagino che questo possa essere d'aiuto. Tra le mani si alza una lieve nube di fumo e iniziano ad apparire delle diapositive che si raggruppano. Il feretro di Tydar, che ora giace al centro della chiesa, avvolto in un panno completamente nero, ora intorno a sé ha alcuni partecipanti radunati. Nonostante lui fosse una persona buona e gentile con tutti, è strano come le figure di fronte a quello che è il suo giaciglio siano così poche. Prende lo scudo di Danny, ti avvicina. Troppo tardi. Ormai il rituale è completo. Perché tu ti distruggi? Ok. Dal tempo. Dal tempo c'è la trasformazione. Io, Doug, farò la cosa giusta. Grazie a quello che mi avete donato e quello che hanno fatto altri, oltre voi, finalmente ho una parte di me. E penso che mi basterà per andare nel vostro mondo. Come un fruscio del vento, e sembra che ad un tratto l'oscurità non sia più la solita oscurità che avete sempre visto e vissuto, ma sia tangibile questa volta. Questo è l'Underdark. L'orologio tra le sue mani inizia come a scomporsi e i suoi ingranaggi, i suoi componenti creano un pugnale meccanico. Jasper lo impugna e Leuca si gira, confusa. I suoi movimenti si fanno sempre più lenti, così come voi non sembra capace di muoversi. La voce di Jasper, nell'assoluto silenzio, emana un verdetto. Il tuo tempo finisce qui, Leuca. Siete un'enorme spina sul fianco. Non potevate stare fermi e buoni, ma io l'ho visto. Io lo so. Lei me l'ha fatto vedere. Mi ha fatto vedere che voi morivate a uno mangiati da me. Un enorme ruggito riecheggia per tutto l'Underdark, quasi come una pioggia di stelle cade su di voi, resettandovi completamente. L'energia crea questi solchi che pian piano si allargano e quello che è l'Olt diventa una creatura in frantumi e un'esplosione di luce e oscurità vi investe totalmente. E sostanzialmente ora siamo qui. Batto le mani e tutti i ricordi che si erano plasmati, che avevano narrato la storia, svaniscono. Mordenkainen ti guarda, dopodiché fa un movimento con la mano e la luce magica, l'unica cosa che si imprime di questo colore verdastro, tu Jasper l'hai già visto questo colore, gira la mano come se stesse manipolando qualcosa e a seguire il movimento della sua mano si crea una sorta di lunga linea nella quale un'altra
in parallelo, più trasparente, viene a crearsi. La linea è molto definita, ci sono degli elementi e dei momenti più brillanti. Quella sotto riuscite a intravederla a alcuni frammenti rotti. Quindi, in base a quello che è stato detto, suppongo che il cambiamento più grosso sia avvenuto qui e sposta la linea temporale, quella più trasparente, e sale verso l'alto diventando visibile, mentre l'altra scende sotto diventando trasparente. Muove alcuni di questi pezzi che si sono persi. Quindi questo è il momento in cui è avvenuta la nascita di quel drago che sembra aver controllo del tempo e che voi avete probabilmente eliminato. Immagino di sì. Poi prende un altro pezzo, vede il momento in cui voi incontrate Taris Dun, il momento del sacrificio di Crissan, e lì Crissan è con le mani conserte che sta guardando la scena e per un attimo incrocia lo sguardo di Doug. Quindi Crissan da voi non ha fatto parte inizialmente di tutto questo. No? Cosa vorresti intendere con questo? Kristen si avvicina, mette una mano sulla spalla di Mordenkainen. Vabbè, non serve a nulla presentarmi, già mi conoscete. Io sono, quanto pare, il padre di Dagnil, ma in questa linea temporale io non ho mai avuto un figlio. Oh. Ti chiedo scusa, non ci sono mezzi termini per spiegare quello che... No. Sono abbastanza adulto, ho 80 anni. Riesco a reggere queste cose. Non sono neanche troppo bravo, quindi mi chiedo scusa. Io rido. Neanche lui era bravissimo con le parole. Sì, poi sto notando che utilizza la magia druidica. Io non sono in grado di usarla. Non sei un druido? No, io sono un warlock e lo sono stato in passato quando ero giovane. Nel momento in cui ho perso i miei poteri ho provato ad allenarmi un po', so fare qualcosa di molto semplice. Fermo. E allora lui che cos'è? E indico Archibald. Anche lui è un warlock. Entrambi siamo dei warlock. Di Tasha tutte e due? E indico Tasha. Sì, è per questo che ci siamo conosciuti. Entrambi ci ha mandato in missione per fermare Taris Dun. Ma quindi non vorrei risultare inopportuno. Spesso mi perdo con le parole e vi chiedo di fare un passo oltre a quello che sentirete. Quindi nel vostro universo non è perfida. Si girano tutte e due i warlock verso Dasha. Senza rancore. La perfidia e la cattiveria sono delle cose che non riguardano proprio i fatati. Il nostro caotico può riguardare anche il fare del bene. Dipende dalla situazione e ovviamente capirai che in un momento come questo ho preferito fermare Taris Dun che dargli una mano. È un'ottima No. spiegazione. Direi che è decisamente Tasha, cioè possiamo Sì, confermare che sì, non sì, ci sì, sono inganni. Un po' stretta questa situazione. Kristen ne riprende parola. Sì, come vi dicevo, io sono stato sempre un warlock fin da giovane. Ho provato qualche anno così ma non stava per me la cosa di essere un druido. Appunto, ho abbandonato quella roba e dopo aver fatto il patto sono andato in giro per tantissimo tempo, diciamo risolvendo alcuni problemi in giro per tutto il Faerun. Lo vedi anche Doug in una maniera molto diversa, meno figura di potere, più un avventuriero quasi. Lo sto squadrando da testa a piedi e allo stesso tempo c'è ancora dentro di me quel sentimento che mi dice ce l'hai lì davanti, ma non è tuo padre. Poggio una mano sulla spalla di Dagnil. Scusate se interrompo il momento e anche in una maniera brusca, ma come ha detto Mordenkainen non abbiamo giorni, abbiamo ore. Quindi per quanto io voglia rimanere qua a parlare dei nostri drammi familiari, che di certo sono sicuro saranno alquanto succosi e ne avremo di che parlare, preferirei capire un'azione per muoverci e quantomeno provare a salvare un universo. E questo è giusto. Quindi preferirei sapere quando da voi si è rotto e quando ci sono state le perdite più massive. Da noi non si è mai rotto. Noi siamo la linea reale, la linea principale. E ha un senso in questo contesto, scusa se chiedo, perché non capisco. Se siete la via principale e si è rotta, ergo si romperanno tutte le altre a catena? Sì, ma il tempo è Confortate. un po' come un fiume. Puoi provare a controllarlo, puoi creare degli argini, ma certe volte
è in grado anche di trovare la sua via. Ho fatto una scelta e questo ha gravato veramente tanto su tutto. Io posso esistere solo qua, non ci sono nessun altro Mordenkainen e nessun altro multiverso. Ho deciso di ancorarmi a questa realtà per far sì che questa rimanga viva e ne ho create tantissime altre. Ho lasciato che il tempo si divida, creando il caos più totale. Perché? Perché se ne avessimo trovata soltanto una in grado di creare una situazione nella quale Taris Dun non vinca, allora quella diventerà la nuova linea, distruggendo questa. E distruggendo anche te di conseguenza? Potrebbe. O potrei trasformare quell'altra linea. Potrei ritrovarmi là. È molto caotico anche quello. Ho lasciato tutto al caso. Posso chiederti cos'è che ti fa credere che magari noi possiamo riuscirci? Siete una linea completamente diversa dalle altre. Cosa abbiamo di diverso? Avete 4 vestigie. Nessuna linea temporale ha mai avuto 4 vestigie tutte insieme. E voi a che quota siete di vestigie? Non ne abbiamo. Le ha prese tutte lui. Ok, quindi Taris Dun ha la Star Razor. Le ha distrutte. Erano l'unica cosa che poteva ferirlo. Le vestigie. Io stringo un po' l'Elsa del rasoio stellare come a non volerlo lasciare andare, ok? Ma queste vestigie possono vivere in ogni singolo universo o voi potevate andare in diversi universi a prenderle? No, loro sono come me. Rimangono collegate all'universo in cui si trovano. Sono un dono degli dei, ciò che è divino va ben oltre questo tipo di magia. Portarle via significherebbe cambiare la linea. E cosa avremmo fatto in quel caso? Ne avremmo create altre centinaia, possibilmente. Sì. Ho capito come funziona. Io non ho capito allora perché le nostre vestigie sono qui, cioè per questo motivo è rischioso rimanere? Perché voi 4 siete, a quanto pare, quasi sicuramente l'ancora del vostro universo. Io proprio scoppio a ridere, ma una risata nervosa. Per una volta non sono un fallimento. Inizia a tirarmi mia opal. Ti ha fatto ridere la spada, il fattore che è pelato, No, che è il no, mago no. più forte del mondo. E tipo un attimo me la trascino via e faccio cenno agli altri, scusate. Jasper, Sì? tu che ne sai un po' di più di tempo. Non so se ne so, provo a capirci qualcosa, direi che dopo essere morto e ritornato non mi aspettavo certamente tutto questo. Guardo Tasha, posso chiederti una cosa? Anche 4. In questa linea temporale hai cercato di fare un patto con me? No, Ok. Quanta influenza hai sulle tasche degli altri universi? 0. Ok. Mordenkainen ti guarda e ti fa: perché questa affermazione? Io tecnicamente sarei dovuto morire nella nostra linea temporale per un certo lasso di tempo lo sono stato, ma la nostra Tasha mi ha dato l'opportunità di fare un piccolo riavvolgimento e quindi sono vivo ed ho questa vestigia. Quindi la tua vestigia è collegata con il tempo? Sì, precisamente, come tecnicamente anche l'origine dei miei poteri stregoneschi. Il Jasper che ho conosciuto qui era di sangue draconico come suo padre. No, non sono io. Evidentemente io ho capito di avere uno stretto legame con il tempo, sì. A volte mando indietro le cose per disattivare gli incantesimi, li riporto al loro stato originario, eccetera, eccetera. Fermi tutti, fermi tutti. Jasper, hai visto un cristallo molto simile a quei frammenti che avevo in mano prima di incontrarci? Sì, nel mio incontro con Tasha lo aveva e attraverso quello mi ha fatto vedere cosa sarebbe successo se i miei compagni avessero combattuto senza di me la sfida che abbiamo affrontato prima che tu ci trovassi, e quindi mi ha convinto a tornare, e in cambio a un certo punto lei mi chiederà di non interferire con qualcosa e io non dovrò interferire. Per questo ho chiesto se avevi influenza sulle altre tasche, perché magari si poteva trovare un modo per annullare questa piccola postilla. Sì, ma capisci bene che lei
l'altra Tasha in realtà a questo punto ha del potere su il resto. Suppongo di sì. Sei in grado di manipolare il tempo, avendo l'unico oggetto che non è in grado di... cioè che è in grado di mutarlo, ce lo aveva lei quindi. La vestigia? Ah, no, dici il cristallo? Sì, lo aveva lei. Gli ho chiesto cosa fosse, ma è stato abbastanza... chiaramente non voleva dare troppe informazioni. Io ho trovato solo dei frammenti di quell'oggetto in un luogo molto lontano da qua, in una fucina nella quale venivano create delle armi per combattere i primordiali. Era una fucina creata dai draghi per quando avvenne proprio la guerra tra i primordiali e gli dei. Ed è lì che le vestigie hanno il loro massimo potere. Appunto le vostre sono addormentate, non sono al loro massimo del potere, anzi direi forse al minimo del loro potenziale. Ed è lì che io ho trovato uno scrigno nascosto da qualcuno che forse sapeva cosa stava succedendo, e ho trovato queste poche schegge. Non c'è un universo in cui questo cristallo è reperibile? No, perché quell'oggetto è immutato nel tempo, è fuori da ogni cosa. E la nostra Tasha dove l'ha preso? Qui? No, o forse sì, non possiamo saperlo. Quell'oggetto cambia continuamente linea temporale nel momento in cui ne sono state create tante altre. E lei è stata in grado di trovare il momento e il posto giusto nella quale trovarlo. Però potremmo saperne di più evidentemente utilizzando quella e indica la tua vestigia. Sì, se voi sapete come sbloccarla e come... No, non hai capito forse. Dobbiamo trasformare la tua vestigia in quell'oggetto. Ah, ok. Ciò per cui ci è stata data... l'abbiamo fatto e quindi credo di sì. Ok, quindi cerchiamo di capirci. Dobbiamo andare... cioè, dovete, perché non posso unirmi alla vostra linea temporale. Come vi ho spiegato, posso stare per alcuni minuti, per alcune ore prima di essere completamente un paradosso. Come potremmo fare? Quel posto... è impossibile da raggiungere se non sei un drago. Guardo Doug, abbiamo amici draghi? Amici draghi... penso che l'unico zio che mi sia rimasto sia da qualche parte nel mondo. Hai uno zio drago? Sì, E perché non l'hai mai chiamato per aiutarci? perché come ti dicevo in viaggio, non saprei dirti dove neanche dove si trova. Questo non va bene. Devo rifletterci. Comincia a spostarsi. E noi che facciamo nel frattempo? Dammi un attimo. Rialza la sua linea temporale e vedi che è un susseguirsi. Sta proprio filando a tutti gli effetti sia la sua che anche la vostra, mettendole in confronto. Allora ragazzi, facciamo una piccola pausa veloce. Giusto il momento per dirvi una cosa importantissima. Grazie davvero per essere qui con noi in questa sessione. E per tutto il supporto che ci date ogni volta, questo significa tantissimo per noi. Se ancora non lo fate, ricordate di seguirci. Questo è il modo più semplice per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. E se invece volete darci una mano in più, abbiamo aperto un Patreon con 2 tier super accessibili. Il primo tagliere è di 1,50 €. Non sblocca contenuti extra particolari, ma alla fine vi ringrazieremo in ognuno dei nostri video. È proprio il vi offro un caffè per farci andare avanti in quello che è il nostro progetto. Il secondo tier invece è da 2,50 €. E oltre a tutto quello del primo tier, riceverete anche 2 artwork illustrati da me ogni mese e 2 token abbinati. Ovviamente trovate il link qui sotto in descrizione. E adesso riprendiamo da dove eravamo rimasti. Oddio. Noti che sto ridendo, sì, ma a parte è una risata isterica e ho le lacrime agli occhi. E non sono lacrime di sto ridendo tanto, ma sono lacrime di aiuto. Ti spingo nell'allontanarti e abbassando gli faccio: ma stai ridendo perché è pelato? Per la situazione? O perché è un mago fortissimo? Siamo l'ancora della nostra linea temporale, l'ancora di una cazzo di linea temporale. Ok. E così non è? Al che mi fermo e ti giro davanti. Non credi sia così? Non è che non lo credo, Arci, è che non lo voglio essere. Siamo andati a fondo, esattamente come un'ancora, e ora stiamo tornando su. Ma torneremo su, ok? Promesso, te l'avevo promesso. È quello che fanno le ancore. Ma io non volevo essere un'ancora, io volevo essere Opal, volevo leggere libri, volevo imparare la magia perché mi piace essere magica, volevo te, volevo la mia famiglia, voglio Jasper, voglio Dagnil, voglio... però non così, volevo tornare a Baldur's Gate e... Tesoro, metto le mani sul volto.
Siamo un ammasso di problemi e piano piano ne usciremo. Non dico che sarà facile, non dico che sarà leggero. So che non è semplice, lo so, però ce la faremo. Siamo Sono un po' insieme, stanca. siamo amici, lo so, su questo lo so. E troveremo anche tempo di riposarci, di riprendere in mano tutto e di ricostruire. Si distrugge per ricostruire. E ricostruiremo anche questo, come abbiamo ricostruito piano piano pezzetti della nostra vita che sono andati decisamente a migliorare. Se io 3 anni fa non fossi morto, non avrei conosciuto te, non avrei conosciuto Jasper, non avrei conosciuto Doug. Possibilmente non avremmo sconfitto le megere. Io, a quanto pare, mi sono liberato di Tasha. Per quanto è stato un nodo per un periodo della mia vita, ora sciolto. Però ora sciolto. Ora abbiamo un altro nodo da sciogliere, che è questa cosa dell'universo di cui nessuno di noi ci sta capendo assolutamente niente. Pensa, lui per capirlo gli sono caduti i capelli. Quindi o ne usciamo tutti pelati. Genuinamente rido. Va bene. E comunque il problema maggiore sarà spiegare a Doug che quello non è suo papà e che è un warlock. No, credo E che ci l'abbia sono capito. troppe Tasha. Quello è un problema enorme. Posso dirti una cosa, onestamente? Prova. Che non c'entra niente. Ok. Diventerei un fico. Ok. Raggiunto il tempo. Preferisco te, però. Grazie. Confortante. Si avvicina l'altro Archibald. Appunto. Grazie per Ha il sentito. complimento. No, era per lui, non per te. Sei un fico. Sì, Vabbè, no, lo sei, ma penso che la tua... No, niente. La mia opal, intendi? Te l'abbia detto, credo. Sì, non abbiamo avuto la fortuna di essere come voi due, ma sì, me l'ha detto. Quando è successo? È stato quando Leuca ha ucciso suo fratello. Si è sacrificata lei? Era presa dall'ira e noi 3 non eravamo in grado di opporci all'Olt e a Leuca. Tu, Opal e Christian, giusto? Sì, Strano. Non avevate nessuno con voi? un manipolo di pochi rivoltosi, ma veramente esiguo. Potevano essere contati su entrambe le mani. Sì, più o meno quello che è successo a noi. Quindi non è riuscita neanche con l'Olt. No, non siamo riusciti. Ci ho provato da solo e insieme a Christian, però poi Christian mi ha salvato portandomi via. Ero preso dalla rabbia anch'io. Archibald, posso chiederti... Ti direi che è strano, però non è strano chiamare qualcun altro con lo stesso nome. Posso... Soprattutto noi che ne abbiamo diversi parenti con lo stesso nome. 3, 4. Nel caso in cui noi riuscissimo a sistemare, risolvere, sciogliere la nostra linea temporale, ci potrebbe essere una soluzione, un riavvolgimento, una sistemazione per la vostra? No. Esisteresti tu e a me andrebbe più che bene. Tu spariresti? Spariremmo tutti e 4, o forse E- soltanto noi 3. E tu vuoi questo? Sono un umano, non vivrò per chissà quanto tempo e preferisco che tutto il mondo possa tornare a vivere, no? Io mi guardo intorno anche e acconsento nel vedere il panorama che si prospetta ai suoi occhi. Ho avuto già anche una seconda possibilità, anzi abbiamo già avuto una seconda possibilità. Una terza sarebbe chiedere troppo. È accaduto allo stesso modo, se posso chiederti? Una strega ci ha tagliato la gola. Ah sì, è successo allo stesso modo. Stupida curiosità infantile, scusa. Non ti biasimo. Comunque, farei la stessa scelta probabilmente se fossi al posto tuo. Lo so che l'avresti fatto. Almeno voi due siete felici. Tipo da una pacca ad Archibald. Cioè, sì. Prima che si giri io guardo un attimo il mio Archibald e scusa, e vado ad abbracciarlo, cioè vado ad abbracciare l'altro Archibald. Quando lo abbracci rimane fermo, agghiacciato. Senti ovviamente la lacrima che cade sulla tua spalla. Sicuramente la tua Opal avrebbe voluto farlo, quindi è giusto che onori la sua memoria, lo faccia io. Chiude per un attimo l'abbraccio, ignorando totalmente il resto del mondo. Con un misty step si allontana proprio da te e torna accanto a Tasha e si asciuga la lacrima. Io mi giro verso il mio Archibald.
Pensavo di aver fatto una cosa carina. Lo è stata. Si aggiusta il colletto della giacca e vi dà le spalle, non guardandovi più. E che tra gli Archibald ci portiamo rispetto, se no ci diamo i pugni. Ah, Regole di famiglia. prendo Archibald nel braccio e faccio: ma te stesso ti puoi considerare famiglia? E lui chi cazzo è? Bene, ne riparleremo. Prende la linea temporale, la trascina, vedete i suoi occhi illuminati, fa un movimento con la mano e vedete che piano piano questo filamento si slega e appare un enorme drago argentato alle vostre spalle mentre state combattendo l'Holt. Victor, è Victor. Quello è sì. Victor. Il drago Ve lo che ci ricordate? serve! Quindi voi Non vi conoscete ricor- un drago? Ah, non so Victor se... è un drago? Ma non so se è proprio un drago, cioè nel senso... C'ha fatto... discendenze! Probabile, perché ha fatto arrivare un drago per aiutarci. Non so se era lui. Non è arrivato... Scusami, ero un attimo impegnata ad uccidere una regina dell'Underdalk. Non ho notato molto se la persona che è arrivata era un drago o non era un drago o aveva discendenze. Non gli ho chiesto il pedigree. I draghi hanno i pedigree. Non lo so. Posso comunque dire che mentre non c'ero potevate ottenere un po' più di informazioni, insomma, eh. Jasper, ti voglio bene. Io devo Se essere vuoi puoi sincero. tornare indietro nel tempo io- e chiedercelo. Io sentivo qualcosa, ma non avevo fatto il collegamento che lui fosse un drago. Ma cosa vuol dire sentivi qualcosa? Perché quando c'è un drago vicino che cosa senti? Ti Ma- tremono le ginocchia? Cosa vuol dire? Scusami, ma tu quando incontri una persona gli chiedi ciao, ma sei mica un drago? No, ma scusa, ok, ecco. ma voi non avete fatto tutta quella roba? Oh sì, la dea qui, la dea lì, per Sì, la benedire, dea, Elistrae, perfetto, la dea, abbiamo parlato della dea, non mi viene in mente di chiedere, ma non è che mentre parliamo della dea Scusate, sei un drago. bellissime le divinità, stupende, non voglio offendere nessuno, ma quello gli cade la barba se continuiamo a perdere tempo ed è l'unica cosa che gli è rimasta. Mi giro verso Border Kaiden. Sei sicuro che noi siamo là ancora, vero? Purtroppo. L'informazione è abbiamo un drago, presunto drago, comunque può entrare in quella roba isola che non si può raggiungere a piedi perché siamo umani o simili umani, giusto? Più che altro nessuno sa dove è questo posto se non i draghi. Ok, Sì, ma non quindi ci sappiamo serve neanche dove è Victor. Victor. Non so dov'è. È andato Boh. via. Vedete che un attimo si allontana, lascia la linea temporale che rimane a fluttuare, ma lui è come se l'avesse lanciata per un attimo. Non lo so, forse posso provare a chiedere a Elistrae, non lo so. Ok, va bene. Qua non puoi farlo, Sì, perché non gli dei, immaginavo. come puoi ben capire, sono morti. Questa è l'unica opportunità che noi abbiamo. Quando avete tentato di combattere Taris Dun, che punti deboli o che punti di forza avete trovato? Potrebbero esserci utili nella battaglia contro di lui. Solo le vestigie. Combattere è un complimento per quello che abbiamo fatto. Ci ha annientato, ci ha distrutto. Ok, se volevi demoralizzare il gruppo, secondo me è la strada giusta. Ma devo avvertirti proprio perché quello che avete di fronte è un nemico che non potete sconfiggere se lui arriverà nella sua forma finale. E lui raggiunge la sua forma finale con... Quando il suo cuore, il suo sangue e la sua carne sono unite tutte insieme. il sangue, ce l'ho io. Una parte. Dove posso evitare che lui trovi queste tre cose, mettiamola così? Non puoi evitarlo, è una cosa che succederà, ma confido nelle vostre capacità Pessima scelta? nel riuscire a sconfiggerlo prima che questo accada. In un modo o nell'altro lui riuscirà a trovare queste cose. Già la sua carne è libera. Nel momento in cui Christian si è sacrificato, la sua carne era stata liberata. Stava cercando il suo cuore e forse mentre stiamo parlando potrebbero averlo già trovato. Va bene, cerchiamo il Sì. drago e cerchiamo di sopravvivere. Se non cambia nulla, immaginate com'è finita. Va bene, Jasper, puoi portare tutti via da questa linea temporale. Sì, Jasper, portaci tutti via da questa linea temporale. E ti metto il braccio intorno al collo e ti guardo. No, scusate, come Non dovrei lo so, fare? sei tu. Ci hai portato te qui. Quindi non sai tornare indietro. Io faccio delle cose, ma non è che proprio sono... Infatti, se mi puoi anche consigliare... Stregoni, un posto dannati stregoni, che noia gli stregoni. dove posso imparare a usare meglio le mie capacità? Si avvicina a te. Ok, il tempo scorre nel tuo sangue a quanto pare, no? Sì? Quindi hai già usato il tempo. Sì? Ok, ora smetti di utilizzare qualsiasi cosa tu stessi utilizzando come focus arcano, qualsiasi stupido oggetto, ma utilizza la tua vestigia
è in grado di farlo. Non sei tu che sai farlo. E lei, insieme ai tuoi poteri innati, siete in grado di farlo. Quindi concentrati e fallo. Ci provo. Sì, anche perché non hai molto tempo a disposizione. Sì, ho capito. Tiro fuori dalla tasca l'orologio di solito uso come focus e dico a Opal, me lo arreggi un attimo? Certo. Chiudo gli occhi, inizio a concentrarmi, sento le mie energie arcane si incranano nelle cuciture della vestigia come se diventassero un materiale unico. Io porto le mani al petto e inizio a visualizzare come fa lui e cerco il modo di districare questa linea e creare l'apertura nel momento in cui mi serve, però inizio a sentire un senso di oppressione, come se la vestigia iniziasse a starmi stretta, proprio a diminuire di taglia, diciamo, e sento che inizia a farmi pressione sul petto, più che io mi concentro e più che la vestigia sembra volersi fondere con me, cioè appiccicarsi a me e nutrirsi delle mie energie, finché non trovo il punto e proprio con un gesto abbastanza plateale lo spalanco e cerco di tenere una fenditura tremolante aperta e guardo il mio pane e faccio veloci, per favore. Si unisce per mantenere la tua magia Mordenkainen, che anche lui ha questi cerchi verdi intorno alla mano. Ok, devi lavorare un po' di più sul rituale, però posso mantenerlo aperto io. Dall'altra parte vedete la stessa stanza piena di scale e porte che era dall'altra parte. Usa la tua vestigia come se fosse una bussola, fidati di lei, ritorna nella tua linea giusta. Entrate tutti. Io lancio un'occhiata all'altro Archibald, se mi guarda gli faccio ciao con la mano. E lui con un cenno ti saluta, ma accanto non ha più Tasha, perché Tasha è accanto al tuo Archibald, che per un attimo lo afferra alla mano. Io scosto la mano e gli faccio abbi cortesia, però sarei anche meno caotica in questo universo, ma non nella mia testa. Se vuoi ancora i miei poteri, perché lo sento che hai un legame anche se flevole con me, dovrai collegarti a me. Sì, aspettami. Entro nel portale. Mi fermo. Il mio sguardo si rigira verso di nuovo a Christian. Ehi! Si avvicina a te? Mhm. Sì, ti avrò detto sicuramente qualcosa di molto meglio rispetto a questo incontro. Fermo. Ti chiedo di non spaventarti. È una cosa che volevo fare già da tanto tempo. Oh. Lo prendo l'abbraccio. Lui rimane bloccato, ti abbraccia con una mano, senti tipo la difficoltà, come se un attimo tremasse. Spero di non averti trattato male. Sembri un così bravo ragazzo e mi ricordi un sacco me. No, non hai detto niente di sbagliato, non ti preoccupare. Anzi, una piccola cosa, anche se è un altro universo e so benissimo, anzi, no, in verità non so niente. Non ti dimenticare di me, ti prego. Non lo farò, non ti dimenticare di me, ma ti tappetta il cuore. Penso che te l'avrà detto il me dall'altra parte. Fai e segui sempre questo. Ma soprattutto stai con i tuoi amici. La vita è una sola. Assolutamente. Ciao papà, cazzo! E mi giro. Passate dall'altra parte. Tutto intorno a voi è completamente bianco. Ricordate quelle stesse scale e ricordate questo numero enorme di porte. E alle vostre spalle c'è la porta dalla quale siete venuti, la dimensione di Mordenkainen. È lì che sta ancora comandando l'apertura. Buona fortuna allora. E speriamo che il vostro amico sia un drago. E chiude l'apertura. Quale porta? Jasper, sei tu quello del tempo. Mi avvicino a lui. Dici quale porta. Io sono lì un attimo, piegato sulle ginocchia. Sì, un attimo solo, per favore. A me viene in mente una cosa che potrebbe essere stupida, ma c'è una teoria che diceva sempre papà, non so se te la ricordi, Jasper, che la soluzione più semplice di solito è quella giusta. Se sono tutte uguali, È un a caso. portano tutte nello stesso posto, quindi, cioè, non lo so, è la soluzione che mi viene in mente. Ce l'avrebbe detto se fosse stata una porta in particolare, spero e mi auguro. Ne posso aprire una a caso? Mentre ti stai avvicinando alla porta più vicina, stai per girare la maniglia e Jasper è come se ti mancasse un battito per un secondo e hai un intuito che se lui dovesse aprire quella porta, lui morirebbe all'istante. E allora io corro verso di lui e proprio gli do una botta con la mano forte. Te vuoi aprire tu?
aprila tu! Nessuno apre questa porta. Allora, non Ok, so, quindi la tutti mia uguali. teoria era sbagliata? Mi stai dicendo che la mia teoria era sbagliata, vero? Ti spiace, C'è la porta che non va. Non so cos'è che non abbia, ma so che se la apri... Di nuovo. E basta. Datemi un attimo. per Certo, favore. tutto il tempo che vuoi. Mi siedo un attimo a terra, gambe incrociate, e provo a concentrarmi. Abbasso lo sguardo, mi appoggio una mano sul petto e faccio: dai, ti prego, dimmi qual è la porta, per favore. Hai una sensazione, forse sai dov'è il posto, ma è come se tu non sapessi dare indicazioni, ma sapresti arrivarci in quel posto. Mi incammino. Jasper? Andiamo. Ok. Continuate a scendere le scale. Più o meno passa tempo. In realtà non riuscite a capire quanto. Il tempo sembra molto confuso all'interno di quel posto. Vi sembra anche certe volte di essere passati nello stesso punto nonostante voi stiate scendendo o salendo delle scale. Fino a quando poi Jasper si ferma di fronte a una porta. Non so darvi una motivazione valida per la quale questa dovrebbe essere la porta, però sento che è questa. Però, siccome non voglio mettere a rischio nessuno di voi, io direi che metto la mano sulla maniglia e l'apro, veloce proprio. Apri la porta. Il posto davanti a voi è l'Underdark, il luogo nella quale eravate stati presi da Mordenkainen. Ti becchi un pugno sulla schiena comunque. Io vi tengo la porta aperta. Non si fa! Mi sembra che non sia successo nulla. Prego, signori, venghino. E passo. Ma perché l'Underdark? Ci sono 2 ore Ma perché- di ascensore, te lo ricordi? E nel frattempo passo. Non è colpa mia se lui ci ha preso qui. Ma tu ci hai portato qui, Archibald, Jasper? ti sembra che io abbia capito bene come tutto questo ha funzionato? No. Uscite fuori dalla porta, tutti insieme. Jasper ti chiudi alle spalle quell'unico percorso che ti portava in quella dimensione per te sconosciuta, ma che chissà, forse ci tornerai. Siete tornati nel punto di partenza, dove eravate stati presi dal nostro caro Mordenkainen. Tutto intorno a voi è simile a come lo avevate lasciato. Dagnil e Archibald, soprattutto tu Dagnil, perché hai comunque una connessione con questo posto. Non è lo stesso posto, nel senso, sì, probabilmente siete tornati al punto di partenza, come se fosse passato del tempo dall'ultima volta che eravate qua. Ti guardo, Archibald. Anche tu questa sensazione del è passato più del dovuto? Sì? Qualcosa attira la vostra attenzione, il rumore di sdrucciolato è alle vostre spalle. Ne avete perso di tempo, eh?